Totti e Ilari in tribunale il 14 ottobre, udienza di separazione, scambio borse, Rolex. Adesso c'è una data. La separazione di Totti e Ilari, ufficializzata da un comunicato stampa, rilanciato da scatti post e dall'intervista dell'ex calciatore con effetto boomerang, diventa ormai una questione di tribunale. Francesco Totti e Ilari Blasi dovranno presentarsi il 14 ottobre all'udienza davanti al giudice civile di Roma per il primo atto del processo di separazione. Ma secondo quanto scrive il Corriere della Sera, i due coniugi lasceranno ai poteri del giudice la decisione sulla sorte delle borse della conduttrice, che ne chiede la restituzione, e dei Rolex del pupone, che li rivorrebbe al polso. In questo momento le controversie dovrebbero essere risolte in sede civile, non penale, perché il furto dei Rolex è avvenuto in famiglia, anche se Ilari si è presentata con il padre in cassaforte, in quanto il codice penale prevede un regime privilegiato per il coniuge non legalmente separato, scrive il Corriere. Chiaramente, la situazione sarebbe diversa se gli orologi svizzeri fossero stati venduti. In quel caso l'acquirente sarebbe stato accusato di ricettazione. Tuttavia, litigi a parte, la coppia, che risulta ancora formalmente sposata, continua a vivere nei 700 metri quadrati di casa, che nessuno dei due ha intenzione di lasciare. Su Instagram Francesco Totti non segue più le sorelle di Ilari Blasi, Silvia e Melori, e i rispettivi mariti, Ivan e Tiziano. La scortesia social non è sfuggita agli utenti più attenti che dall'inizio dell'estate seguono con particolare attenzione gli sviluppi social della separazione più chiacchierata. Un dato non trascurabile, soprattutto in un'era digitale come quella che stiamo vivendo. Senza dimenticare che Silvia Blasi, fino a poco tempo fa, si occupava della comunicazione del pupone mentre il cognato lavorava in una delle società dello sportivo. Rottura totale con la famiglia di Ilari Blasi. Francesco Totti, con ogni probabilità, non ha apprezzato la frecciatina dell'ex moglie in una storia su Instagram quando la conduttrice televisiva ha deciso di taggarlo davanti al negozio Rolex di Roma. Ora la battaglia legale in fase di divorzio appare sempre più cruenta.